Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, un modello in scala 1:4, edizione De Agostini, uscite previste 91. Questa è la 14ª spedizione. All'interno abbiamo 5 numeri che vanno dal numero 45 al numero 49. In realtà dovremmo già essere al numero 51, perché almeno chi mi segue lo sa, nella spedizione precedente ho ricevuto 2 numeri delle carene. Vi ho spiegato il perché, ci è stato spiegato da De Agostini e adesso gli invii sono regolari. Quindi in realtà siamo al numero 49, ma i pezzi ricevuti sono già 51 per quello che vi ho appena detto. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Grazie ancora con tutto il cuore di continuare a contribuire a dar vita al canale. Alle persone che mi guardano, sempre che ne abbiano piacere, se non si sono ancora iscritte, dico loro questo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. All'interno poi vi farò vedere anche 2 gadget che hanno spedito. Questa deve essere veramente bella, la maglietta. Il modello mi è stato commissionato da un mio iscritto, Diego. Ciao Diego, grazie sempre della tua fiducia. Abbiamo i dettagli del gruppo di scarico, ovviamente poi vi farò vedere tutto bene spiegandovi il particolare quando ci saranno i video proprio del montaggio. Riceviamo comunque questi pezzi, staffa del radiatore, questi sono in gomma che si attaccano alle sonde lambda, e questo supporto invece è in metallo, che è la staffa della marmitta. Queste sono le fascette passacavi e ne abbiamo 2. Due serie di viti. Ancora purtroppo non mi è arrivato il numero 27. Anzi, per dirvi proprio cos'è accaduto, è arrivato il numero 27 ma soltanto il fascicolo. Queste cose succedono purtroppo. Non è arrivato il pezzo sostitutivo, che è quello che poi permette, con il leverismo della leva del cambio delle marce, di poter accendere la luce poi sul cruscotto, grazie a 2 pulsanti che sono posti all'interno qui del blocco motore. E infatti quando guarderete i video del montaggio vi renderete conto che tante cose non riesco a montarle proprio perché attendo ancora quel numero 27 per poter appunto finire anche quella fase di montaggio lì. Vedremo quando la De Agostini me le manderà. Cosa ci fai Michelangelo? C'è il mio gattino dietro, un tigrato europeo di quasi 3 anni, li compirà proprio a metà di questo mese, quindi a breve. Oggi siamo al 10 di agosto 2023
e da un momento all'altro mi salta dentro, vedrete. Poi abbiamo il numero 47, ecco qua il miglior amico di Valentino Rossi, Uccio. È bello leggersi questa storia qui. Una delle frasi più belle che ho letto, adesso metto un momento pausa se non la trovo subito e ve la dico. E dicevo, una delle frasi più belle che ho letto in tutto questo, volevo appunto condividerla con voi perché è molto profonda. Eccola qui. Va bene, qui chiaramente raccontano come è iniziata in linea di massima la loro amicizia, che hanno iniziato a lavorare insieme proprio, se non ho letto male, nel debutto mondiale nel 1996, quando Valentino aveva solo 16 anni, però è ovvio che si conoscevano da sempre perché sono andati a scuola assieme. Cosa c'è? Amore, aspetta, il mio gatto mi sta chiamando dietro. E questa è una frase bellissima. La nostra amicizia è stata la nostra fortuna, perché solo due amici veri possono dirsi sempre tutto. Ovviamente, eccolo qua, senza dire nulla a nessun altro. Ecco, questo è il senso, è bellissimo secondo me. Tu sei bellissimo anche, amore mio. Vieni qua a demolirmi qualcosa. Guardate che meraviglia, il mio amore. Ciao amore mio. Dai, mettiti qua, dai. Qui abbiamo i dettagli del telaio e cavi sonde lambda. Io sto cercando di farvi dare una sommaria vista dell'interno del fascicolo. Ovviamente tutto questo è rivolto alle persone che non hanno fatto la collezione. Adesso cerca di prendermi i tubi lui subito. Abbiamo i due tubi di gomma, questi particolari qui, che sono in plastica, gli spinotti delle sonde lambda, e questo invece è il tappo con dado. Abbiamo questi altri pezzi, tutto in plastica, ma come vi ho detto vi spiegherò poi tutto nelle fasi proprio di montaggio. Adesso passiamo al numero 48. Che bella questa colorazione. Componenti del circuito idraulico. Scusate, sono in silenzio perché stavo guardando una cosa e infatti la leva della quale vi parlavo prima, dove aspetto ancora il numero 27, dovrebbe essere questa. Dovrebbe essere questa qui, questa nera. Sì, dove all'interno abbiamo, questa è la leva del cambio, dove all'interno abbiamo, se vi ricordate, lo spinotto superiore e inferiore, che consentirà appunto l'illuminazione del cruscotto e lo spegnimento per l'inserimento delle marce, oppure il neutro.
chi ha la moto lo sa, praticamente quando c'è la marcia che non è inserita, quindi si dice neutro, la luce del cruscotto è verde, quando la marcia è inserita si spegne. Però adesso questo non so come funzionerà, però sicuramente quel numero 27 che ancora attendo non mi ha permesso di chiudere tutta questa parte qui, e quindi successivamente anche le varie fasi di montaggio. Sono circa 2 mesi e mezzo che lo attendo, e dopo tanta attesa mi è arrivato, come vi ho detto, solo il fascicolo, e quindi siamo qua ancora che attendiamo. Tre tubi di gomma, tutte queste parti sono in plastica ma sono fatte veramente bene, guardate, sembra carbonio. Questo è il collegamento idraulico, questo è la piastra di supporto, questo è il tappo con dado, uno l'abbiamo già trovato nell'uscita precedente, se vi ricordate, e questo infine che è il collegamento idraulico numero 2. Bene, via anche questi. Stavo guardando una cosa, scusatemi. Eh sì, perché io vi ho fatto vedere vi ho fatto vedere il fascicolo 46, ma in realtà poi non ve l'ho fatto vedere, ve l'ho fatto vedere soltanto che era contenuto anche tra quelli ricevuti, ma non vi ho fatto vedere questo, scusatemi. Stavo guardando questo. Scusatemi che sto leggendo. Beh, ovviamente è un premio, ma volevo leggere primo. Non si riesce a leggere bene. Comunque 2014 la data. Questo ovviamente è il disco dei freni in carbon ceramica. E questo forse simula la parte centrale della ruota posteriore. Comunque, uno dei tanti premi che ha vinto questo grande fenomeno. All'interno troviamo anche questi pezzi che sono in plastica e gomma. Questo tubo di gomma al manicotto, così come quello precedente che abbiamo già montato, mi piace veramente tanto perché hanno riprodotto anche le fascette e sembrano vere, bellissimo. Due serie di viti. E adesso andiamo a vedere
l'ultimo arrivato di questo ultimo invio, che è il numero 49. Supporti carena e passacavi di destra. Questo è il supporto della carena anteriore, plastica, ma guardate come hanno riprodotto le viti coniche a brugola, bellissime. Il pezzo sembra un simil carbonio, con la finitura così. Questo è un altro supporto della carena centrale. E questi due sono passacavi, uno piccolo e uno grande. Vi volevo far vedere perché uno è grande e uno è piccolo. Questo è più largo e questo è più piccolo, più stretto. Ecco qui. Adesso andiamo a vedere i premi, il gadget che hanno dato a Diego, avendo lui fatto, sottoscritto l'abbonamento premium, quindi anche la teca. La tazza ufficiale, il logo, ecco qui, in ceramica, e qui si consigliano di non lavarla in lavastoviglie per evitare che appunto si possa levare la scritta. Questa l'avevo già aperta, mentre la maglietta ancora non l'avevo aperta, la apro adesso con voi. Anche perché, e chi la ripiega più così? La taglia è una L, ma mi sembra molto grande, quindi per tutti coloro i quali sono veramente magri, magari non la riusciranno ad indossare, e invece per quelli che non sono tanto magri forse sarà meglio. Allora, è veramente grande, a me sembra più una XXL che una L. Vedete, qui abbiamo L, anche questo prodotto ufficiale VR46. Stavo leggendo cosa c'è scritto qui. È scritto in inglese. Scusatemi, stavo cercando di capire. C'è scritto di non usare centrifuga, di usare detergenti amici come eco compatibili.
e basta ragazzi, perché da non si può lavare frequentemente, credo, ad alte temperature, ma che ne so ragazzi, mamma mia, uffa, ma proprio italiano no, bello sapere l'inglese, però cribio, non lo so. Eccolo qua, il nostro logo, guardate che bello. E devo dire che è bellissima questa maglietta, è veramente bella, poi è ufficiale. Bene ragazzi, vi volevo solo informare che ho sottoscritto l'abbonamento per la Ferrari 330 P4 edizione Centauri in scala 1/8, che dovrebbe iniziare la collezione sia in edicola che con abbonamento per tutti coloro i quali non volessero fare l'abbonamento dal 17 al 18 agosto. Quindi siamo prossimi, la prossima settimana iniziamo. È ritenuto il modello più bello al mondo per quanto riguarda le Ferrari, poi ovviamente è soggettivo, ci mancherebbe, ognuno ha la sua predilizione per un modello piuttosto che l'altro. Ecco qui, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio e un saluto a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo nei prossimi video. Quanto vorrei che mi arrivasse il numero 27 così da potervi far vedere i montaggi in maniera corretta, ma ho paura che prima di settembre non mi arriverà nulla. Ciao a tutti ragazzi.